Essere o non essere? Piuttosto a mucchina o mascherina? Questo è il dilemma. Ragazzi, sono ancora qui che mi sto guardando il videodocumentario che abbiamo girato la scorsa estate per raccontare tournée da bar, Sardegna, Sicilia, luoghi spettacolari. Siamo arrivati alla puntata di Porto San Paolo con il nostro Amleto. Però questo ve lo voglio dire, non vedo l'ora di tornare a fare spettacolo realmente in mezzo a voi e possibilmente senza mascherina, e questo vorrei che ve lo ricordaste anche voi. Quando riapriremo, poco alla volta saremo di nuovo tutti assieme in giro. Ecco, sostenete l'arte, sostenete la cultura ovunque venga fatta, che siano teatri ma che siano anche bar, circoli, osterie, perché l'arte e la cultura sono vita e ci servono per ripartire. Però adesso, a proposito di partire, sigla! Shakespeare in tour, los amigos del bar, encontrarás ciudad tras ciudad. Shakespeare in tour, los amigos del bar, si tú no estás, te vendrán a buscar. Non è mostruoso che un attore riesca solo fingendo un sogno di passione a forzare l'anima a esprimere un'idea e poi per effetto avere pallori al viso, lacrime agli occhi e tutto il suo agire che sposa forma a idea. E tutto per niente. Per Ecuba. Ma che cos'è Ecuba per lui o lui per Ecuba da farlo tanto piangere per lei? Tournée da bar prosegue il suo tour in Sardegna. Dopo la data a Portoferro abbiamo lasciato la splendida Alghero e ci siamo messi in viaggio. Direzione Porto San Paolo. Questa sera andrà in scena l'Amleto. Sempre noi, Tournée da bar. Questa sera sono veramente contenta perché facciamo Amleto. Amleto è un testo che io amo tantissimo. E poi sono contenta perché c'è una parte che faccio che è il monologo di Ecuba. Ed è un monologo per me emozionante da morire. Porto San Paolo, stiamo arrivando! Questa sera va in scena l'Amleto. Bisogna dire che la storia d'Amleto è una storia molto affascinante. C'è Amleto che vede il fantasma di suo padre, che tra l'altro si chiama anche lui Amleto. Danimarca si vede che tutti si chiamavano Amleto, che gli dice di essere stato avvelenato dallo zio, quindi dallo zio di Amleto, che è diventato re perché ha sposato la madre di Amleto. Una serie di inganni, intrighi. Amleto tutto il tempo è indeciso se vendicarsi o non vendicarsi. Alla fine c'è questo mega duello con Laerte, veleno, uccisioni, muoiono tutti. E questo è tipico di Shakespeare, Shakespeare muoiono sempre tutti. Cioè lui è tipo la signora Fletcher del teatro inglese del Cinquecento, portava una rogna. Anche all'epoca gli attori elisabettiani, come vedevano arrivare il bardo, dicevano: ragazzi, è arrivato William, e tutti facevano le corna, perché comunque la storia è spettacolare. Lui è Tiziano Cannas, è il nostro polistrumentista, lui suona sempre, dappertutto, e se la musica è il nutrimento dell'amore, dice William Shakespeare, continuate a suonare. 12ª notte. Lui continua a suonare sempre, ovunque. Suonare uno strumento è un esercizio ginnico, bisogna rimanere sempre in attività. Oltre che muscolare anche mentale, perché se non suono un giorno me ne rendo conto io, se non suono 2 giorni se ne accorge lo strumento, se non suono per 3 giorni se ne accorge il pubblico, e se non suono per 4 giorni il mio vicino di casa che non mi sente chiama l'ambulanza perché penserà che sono morto. Andiamo, Irene. No, Davide, io non vengo. Come non? No, guarda, sono stanca, non si può viaggiare con uno che suona continuamente in furgone, già è stretto, tutto caricato. Poi ogni scusa è buona per prendermi in giro. Ma pensa che si è messo anche a darmi indicazioni registiche sul monologo. Io sono stufa, guarda. No, piuttosto faccio l'autostop. Ma lo sai come non è che lo fa apposta? No, basta, quando è troppo, la pazienza ha un limite. Tiz. Scegli. Sì che. Diciamo che Tiziano ha proprio il gusto di dar fastidio a Irene. Cioè gli piace, ci prova gusto, non ci può fare niente. Se Irene fa qualcosa di sbagliato, Tiziano è lì, tac, e glielo fa notare. Poi Irene dice qualcos'altro che magari non è proprio, tac, glielo fa notare. È veramente un martello pneumatico. Cioè, la verità è che non riesce a stare 20 minuti senza rompere le palle. Questo è. Se voglio posso resistere anche per una giornata intera. Non è vero. Quanto scommettiamo?
Facciamo così, se fino alla mezzanotte di questa sera le rompi le palle almeno una volta, vinco io la scommessa e non suoni più in furgone per tutta la tournée. Però se vinco io tu ti butti in mare mentre gridi Amleto una cagata pazzesca, nudo. Va bene, tanto vado a vincere. Fare fatto. Oh, da qui a stasera a mezzanotte, Nudo. sì, nudo, silenzio, neanche una parola Irene. Irene, ci siamo? Possiamo andare? No. No, guarda, ti assicuro, 100% non ti darà più fastidio, me l'ha promesso, neanche una parola, zero, proprio Sei sicuro? 100%. Guarda che è l'ultima possibilità. Ultima possibilità, te lo dico, guarda. Sicuro. E l'amore trionfa. Dubita che le stelle siano fuoco, dubita che la verità sia mentitrice, dubita che il sole si muova, ma non dubitare mai del mio amore. William Shakespeare, Amleto. L'amore trionfa sempre. Ire, tra l'altro ti volevo dire, su Ecuba, Sì? non andare troppo lunga perché gli bruci poi a Tiziano il tempo per farla solo. Ancora questa storia dell'assolo di Tiziano, ma ragazzi. No, vabbè, Ire, cioè che Aspetta, mi sta facendo... riascoltandola effettivamente è giusto che lei si prenda il giusto spazio, No, Tizio, perché non è- finisce con il brano, sembra scritto così come lo fa lei. Ma sei tu che mi hai detto che dovevi Ma fare sì, l'assolo ma e io- che... Ma io ci sto sotto, lì l'accompagno invece di... Come ci stai sotto? Ma hai Ma detto sì, che devi lascia- farla solo, devi fare... È giusto che tu faccia la solo, No, no? no, è quasi più bello così, ci ho ripensato. Ma veramente? L'ho rivalutata, sì. Vedi? Secondo me stai prendendo per il culo. Eccoci qua, Porto San Paolo, una bomba. Tra l'altro sono da solo perché c'è Tiziano che se n'è andato in spiaggia, che doveva suonare e in albergo lo stavano cacciando, cioè ci stava andando il foglio di via, quello lì suona dappertutto, rompe le balle a tutto l'hotel. Cioè Irene invece no, lei è rimasta in stanza perché dice che fa troppo caldo in giro. Si lamenta sempre, ragazzi. Comunque no, ho detto che lì c'è l'aria condizionata che sta meglio, quindi sono da solo e approfitterò per assaggiare qualche cosa di tipico. Adesso stiamo cominciando con una fregola sarda, che è un piatto tipicissimo in Sardegna. La fregola è una pasta tipica sarda dalle origini antichissime. Preparata con semola di grano duro e generalmente condita con sughi, dà il meglio di sé abbinata con il pesce. Sento il mare. Mi pare di essere a Sirenetta, però più virile. Richard Burbage, che è l'attore che interpretava Amleto in periodo elisabettiano. Beh, lui era conosciuto per essere uno in carne, mangiava molto, tant'è che nell'Amleto stesso viene detto durante il duello con Laerte che Amleto è fuori forma, non si sa se andrà a vincere quel duello, anche se poi lui alla fine va a vincere. E tutto ciò perché Richard Burbage amava mangiare. Anche io amo mangiare. La cosa bella è che quando uno fa questi documentari, poi riprende le cose, sono tutti contenti e quindi alla fine i ristoranti ti offrono anche il pranzo. Ecco qua il conto. Dopo questo pranzo tipico ho deciso di andare al bar dove avremmo fatto spettacolo per un sopralluogo, nell'attesa di essere raggiunto poi da Irene e Tiziano. Sono venuto a fare un sopralluogo così, mi ha detto Valdo, insomma, questo locale, hai trovato tutto. Sì, sì. Mi ha detto tra l'altro che tu sei un Sì, sì. appassionato di teatro. Lo adoro. Grande! Questa sera facciamo l'Amleto, che è proprio spettacolo teatrale per eccellenza, quindi può essere o non essere, diciamo, è il più famoso della storia del teatro. No, sono sicuro che verrà una bella sera. Scusami, mi sta chiamando Tiziano il musicista, arrivo subito. Pronto? Tiz! Cosa vuol dire che ha perso la voce? Eh sì ragazzi, non me la ricordo ancora sta chiamata di Irene che dice ho perso la voce totalmente. Questo è un bel problema perché dici come faranno i nostri eroi della tournée da bar ad andare in scena a conquistare il pubblico di Porto San Paolo con l'Amleto, ce la faranno, non ce la faranno? Per scoprire se ce l'abbiamo fatta dovete seguire i nostri account social media su Wanagana del Super Swipe NSC International Super Wow, per cui insomma mettete un bel like, pagina Facebook, account Instagram, soprattutto YouTube che noi pubblichiamo tutti gli episodi, seguiteci che con noi William Shakespeare è sempre in tour. Ciao! Shakespeare en tour, los amigos del bar. Encontrarás ciudad
ciudad tras ciudad. Shakespeare en tour, los amigos del bar. Si tú no estás, te vendrán a buscar.